Sai qual è la società più profittevole al mondo per numero di dipendenti? No, non è Apple, non è Google e non è neppure Nvidia. È Tether, un'azienda con meno di 200 dipendenti che nel 2025 ha guadagnato 10 miliardi di dollari in profitti netti. 10 miliardi! Apple con oltre 150.000 dipendenti ne ha fatti 112, quindi 10 volte in più, ma con più di 150.000 dipendenti. Tether con soli 200 ne ha fatti 10 di miliardi. Quindi per ogni singolo dipendente Tether schiaccia letteralmente come una schiacciasassi Apple e la maggior parte di altre grosse aziende là fuori. E ora tu ti starei chiedendo, sì Stefano, ma a me che me ne frega? Cioè cosa me ne viene in tasca da tutto questo? Beh, te ne frega perché quel profitto arriva in larga parte dai soldi della gente comune. Arriva dai miei soldi, dai tuoi soldi e da chiunque utilizzi la loro stablecoin. E perché te ne sto parlando? Beh, perché nel video precedente, questo qua, che ti lascio qua sotto in descrizione e ti invito a guardarlo prima di guardare questo video, perché questo video sarà il sequel proprio di quel video lì, beh, in questo video ti ho mostrato il grande piano. Un piano per cancellare il debito degli Stati Uniti di 39 trillion di dollari, un piano che utilizzerà proprio le stablecoin come nuovo collaterale del dollaro. Oggi però entriamo più nel dettaglio perché voglio rispondere alle domande che ho ricevuto, perché in tanti mi hanno scritto sì, ma come guadagna Tether? Come funzionano queste aziende di stablecoin? Quali rischi associati ci sono se effettivamente questo piano va in porto? Quindi in questo video ti mostrerò dalla A alla Z tutto quello che devi sapere su questo business e soprattutto che cosa significa per noi e per i nostri risparmi, per il nostro portafoglio, se il piano degli Stati Uniti andasse veramente in porto. Quindi mettiti comodo, spegni le notifiche, concentrazione massima e preparati a restare di stucco. E la prima domanda che dobbiamo farci nella nostra analisi è: ma quanto è grande questo mercato? Perché se ti parlo di una roba di nicchia, un settore che non si caga nessuno, dove gira qualche miliardo, ok, interessante, ma nel mondo non cambia niente. Se però ti dicessi che questo mercato oggi vale 286 miliardi di dollari e se ti dicessi che secondo il segretario del tesoro Scott Bessent entro il 2030, quindi mancano 4 anni, potrebbe raggiungere 3,7 trillion di dollari. Ecco, le cose iniziano a diventare estremamente più interessanti. Però lo so cosa pensi, ma che cazzo vuol dire 3,7 trillion? Cosa vuol dire 286 miliardi? Noi siamo abituati a pensare in numeri piccoli, non in numeri così grandi. Quindi ti vado a mostrare sulla nostra fighissima lavagna che cosa significa sta roba qua. Bene, devi sapere che oggi il Giappone è il più grande stato straniero detentore di debito americano. Quindi praticamente il Giappone presta soldi agli Stati Uniti acquistandone quelli che si chiamano i treasury, quindi i bond. Ma quanto presta il Giappone, che è il più grande, ricordo, detentore di treasury americani al mondo? E beh, 1,2 trillion di dollari. 1,2 trillion di dollari. Questa è la quantità di debito americano detenuto dal Giappone, il massimo detentore al mondo. E beh, ma questo è meno di un terzo della stima di Scott Bessent. Meno di un terzo di quel 3,7 trillion di dollari che lui stima possano cubare entro il 2030 le stablecoin. Ma cosa diamine c'entra ancora una volta il debito con il mercato delle stablecoin? Beh, ne avevo parlato proprio in quel video lì che ti ho dato all'inizio, ricordo qua sotto in descrizione, però ti faccio un piccolo spoiler. L'idea è utilizzare le stablecoin per collassare letteralmente il debito americano nelle tasche di ognuno di noi. Ancora una volta, vai a guardarti quel video se ancora non l'hai visto e poi torna a vedere questo qui, perché non posso dire tutto qua, altrimenti viene un video di 2 ore. Arriviamo quindi a capire i numeri. Questa è la parte più importante in assoluto, perché solo comprendendo i numeri e il peso di questa roba qua riusciamo a giustificare quello che appunto vedrai o hai visto nell'altro video. Oggi il mercato globale delle stable, attenzione globale, non solo americano, cuba 286 miliardi di dollari, cioè praticamente 10 volte in meno quella che è la stima di Scott Bessent dei 3,7 trillion. Quindi 10 volte in meno, questo era un per 10. Questo è il volume. Dentro questo volume ci sono 2 attori principali. Uno che occupa ben il 64% di mercato, l'altro che ne occupa circa il 25% e poi un 11% circa, ancora più piccolo, occupato da N altre soluzioni. Che cosa abbiamo qui? 64% di questo grande mercato delle stablecoin è in mano, udite udite, a Tether. Poi il 25% a Circle e il resto sparpagliato tra BUSD, PUSD, DAI e tutte le altre varie stablecoin minori. Tether è lo sviluppatore di USDT, Circle di USDC. Quindi di questi 286 miliardi, 183 sono qui su Tether e il restante appunto distribuito. Tether sta letteralmente dominando questo cazzo di gioco fuori di testa. E già solo questo è un numero enorme che ti dovrebbe far strofinare gli occhi e dire cavolo, che roba. Ma il dato più impressionante non è questo, te lo mostro, vattelo a segnare, scrivitelo da qualche parte su un muro, te lo tieni lì. Il 99,65% di tutto il mercato, di tutto il mondo di denaro digitale, cripto,
quindi tutto quello che ruota attorno alle stablecoin, il 99,65% è, attenzione, importantissimo, dollaro. Il dollaro oggi ha letteralmente il monopolio del mercato delle stablecoin. L'euro, che è il secondo, tutto il resto, Cina, tutte le altre valute sono assolutamente nulle in confronto, l'euro occupa appena uno 0,16%, quindi niente. E questo è il motivo per cui in Europa si sta cercando con il MiCAR di limitare un sacco l'egemonia delle stablecoin basate sul dollaro. Perché? Beh, perché l'Europa, per una volta, non succede mai, ma questa volta, ha capito verso che direzione stiamo andando, così come l'hanno capito gli Stati Uniti. E visto che stiamo andando verso una direzione di mondo digitale, hanno detto, sti cazzi però, se gli Stati Uniti dominano così, noi Europa, che siamo una scorreggina in confronto, cosa facciamo? Allora cerchiamo di limitare il più possibile il mercato, almeno all'interno del nostro confine, delle nostre quattro mura, appunto, europee. Dall'altra parte gli Stati Uniti, che hanno questa roba qui, un bel giorno si sono svegliati e hanno detto, ma signori cari, ma qualcuno così si è accorto che le stablecoin basate sul dollaro e che devono essere, e tra poco lo vediamo, 1 a 1 con il dollaro tecnicamente, beh, qualcuno si è accorto che là fuori è un mercato in crescita, questo delle stablecoin, e che la maggior parte sono in dollari? Ma signori cari, mettiamoci mano, trasformiamolo nel nostro nuovo collaterale. Ed è qui che entra in gioco il Genius Act, ma adesso un attimo, un passo alla volta, ci torniamo, perché questa è una roba assolutamente importante. Il dollaro tecnicamente con queste percentuali qua ha già vinto la guerra del denaro digitale. Ora si tratta di esplodere questo mercato, farlo crescere enormemente e utilizzarlo appunto per far collassare sto benedetto debito. Tether, quella società con appena 200 dipendenti, detiene oggi, ed è qui che arriva la cosa importante, 141 miliardi di dollari in treasury americani. Tether, una società privata, detiene 141 miliardi di dollari di treasury americani. Ancora una volta, l'Italia ne detiene a malapena 76 miliardi. Tether è oggi il 17° detentore al mondo di treasury americani, superiore a un sacco di stati, esattamente come l'Italia, in posizione 17. È una roba assurda, è inimmaginabile che una società privata un giorno avrebbe raggiunto un livello tale e continua a salire, continua a scalare. Una società privata fuori dalla giurisdizione americana che finanzia il debito americano più di un paese come l'Italia e tanti altri paesi. Se questo non ti fa già venire i brividi, io non so che cosa te li faccia venire. Probabilmente quello che ti dico tra poco. Ma prima di vedere dove vanno a finire sti soldi e da dove arrivano, voglio che tu capisca un meccanismo un po' tecnico, un po' nerd, ma ti giuro che sarà uno specchietto piccolo, però necessario per capire come funziona, perché senza questo elemento che ti sto per mostrare, tutto il resto non torna. Quindi andiamo un attimo al cuore tecnico del video, quello in cui definiamo che cazzo sono ste stable coin. Ne ho viste veramente di tutti i colori, ora andiamo a spiegare il cuore tecnico molto velocemente. Anche perché qua in Italia c'è un'ignoranza assoluta sul tema, si tende a buttare tutto nello stesso calderone, no? Stablecoin, sì, tutto cripto, tutta quella roba lì che usano per fare illeciti, brutta roba, stagli lontano, poi sono volatili, tutto. Ecco, in Italia tutto viene buttato dentro quella roba lì. In realtà dobbiamo parlarne, è un errore clamoroso. Le stablecoin sono sostanzialmente divise in tre tipi. Il primo tipo, quelle algo, quindi algoritmiche, il secondo tipo, quelle fiat baked, il terzo tipo, quelle community baked. Cosa sono? Allora, quelle algoritmiche sostanzialmente stanno in piedi per che cosa? Beh, grazie ad un algoritmo. Quelle fiat backed sono tecnicamente coperte da valuta fiat, quindi se tu fai una stablecoin sul dollaro devi avere tecnicamente dollari, 1 a 1 possibilmente, dollari o equivalenti, euro o equivalenti. Le commodity backed sono quelle coperte da materie prime tipo oro, argento e così via. Ora, le più importanti, quelle di cui ti sto parlando adesso, sono queste qua, le fiat backed, cioè quelle appunto collegate tendenzialmente 1 a 1 con una valuta fiat. Come funzionano? Questo è l'esempio di USDT, USDC. Tu, personcina comune, porti la tua monetina di qualsiasi valuta, ma che abbia un controvalore stimato tipo di $1. Quindi puoi portargli euro, puoi portargli yuan, puoi portargli quello che ti pare. Tu glieli porti e loro ti danno su un controvalore appunto di $1 un USDT. Tu dai questo alla società, per esempio Tether ti dà il controvalore sempre di $1 in USDT, tolte commissioni e cose varie. Quindi tu hai il tuo USDT e puoi andare tranquillo, bello baldo, a comprarti le tue cripto o fare pagamenti o tenertele lì semplicemente perché la tua valuta locale fa cagare, perché magari abiti in Venezuela, abiti in Nigeria, in Argentina o veramente in qualsiasi altro posto dove la valuta fiat fa cagare, si svaluta velocemente, allora preferisci detenere in USDT, in dollaro tecnicamente, piuttosto che nella tua valuta che fa schifo. Quindi tu hai il tuo guadagno in un certo senso. Ma Tether cosa ci guadagna a prendere la tua valuta che fa schifo e darti USDT? Beh, Tether ci guadagna perché quella valuta ovviamente la converte immediatamente in USDT e poi che fa?
e poi prende questa valuta e la va a utilizzare per acquistare dei treasury a breve termine, che oggi stanno guadagnando di interessi per esempio tra un 4,3 e un 4,5% all'anno. Tu non vedi un centesimo di questa roba qui. Tether sì. Quando poi vuoi riavere il tuo dollaro, semplicemente vai da Tether e dici: Ciccio, mi ridai il mio dollaro? Sì, te lo ridò il dollaro. Tu gli dai il USDT e lui ti ridà il tuo dollaro. Fine della storia. Semplice, semplice. Un business semplicissimo. In teoria tutto quadra. Tutto quadra perché? Beh, perché anche qui c'è un elemento fondamentale, cioè quello della fiducia. La fiducia sostiene, esattamente come sostiene il mondo delle valute fiat, sostiene anche questo mondo qui. Poi ci sono quelle algoritmiche tipo Terra Luna, che erano tenute in piedi da appunto un processo algoritmico che vedeva al centro il suo UST, cioè la stablecoin, tecnicamente 1-1 con il dollaro, ma quel rapporto 1-1 era tenuto andando a creare e togliere dal mercato dei token Luna dell'ecosistema. Per farla breve, un bel giorno tutto è crashato, hanno fatto un gran casino nel 2022, in soli 3 giorni sono letteralmente evaporati oltre 60 miliardi di dollari. Il progetto è fallito, ora fa cagare. Se guardi il grafico, questo qui, vedrai che cosa è successo a Luna, e quello era il progetto più grosso e più in hype e tecnicamente per molti più sostenibile, e questa è la fine che ha fatto. Il principio fondamentale, anche se l'algoritmica è diversa dalla fiat backed, ma ancora una volta abbiamo sempre un concetto di fiducia dietro. Se viene meno questa fiducia, ciao ciao, addio progetto. Ed è qui che si va ad ancorare proprio il nostro Genius Act, di cui ti ho parlato appunto in quel famoso video che ti ho già detto. Se ancora non l'hai visto, cazzo, vai a vederlo adesso, perché ti serve per capire quello che ti sto dicendo qui, se no poi cadi dal pero e dici: oddio, cosa sta dicendo? Guardati quel video. Il Genius Act obbliga dal 1 gennaio 2027 ad avere ogni singola stablecoin basata sul dollaro, sul resto chi se ne frega, ma basata sul dollaro, avere in rapporto 1 a 1 un dollaro o un titolo equivalente, cioè treasury, come collaterale. Quindi di fatto che cosa dicono? Cicci, se volete dollaro, sta roba qui algoritmica se ne può andare a cagare, noi vogliamo solo questo. Questo obbliga a far che cosa? Appunto a tutte queste società emittenti, che siano algoritmiche o meno di stablecoin, di andare a prendersi dei dollari. Si devono prendere dei dollari oppure un titolo equivalente, cioè treasury a breve termine americani. Di fatto gli Stati Uniti con questa manovra stanno dicendo: ragazzi miei, le stablecoin ora diventeranno i nostri nuovi buyer di debito, cioè i nostri fantastici finanziatori. Dove lo mettiamo un debito di 39 trillion di dollari? Lo mettiamo nelle tasche delle persone attraverso le stablecoin. Ecco perché il Genius Act non è solo una norma cripto, una norma di crypto nerd e Trump che firma perché così prende i voti dei criptomani che ci sono negli Stati Uniti. No, è una norma viscerale che cambia totalmente il sistema del dollaro. Se effettivamente venisse portata a termine, porta a che cosa? Porta ad un'entrata proprio a gamba tesa sul mondo digitale tramite il dollaro, e prendere quel bel 39 trillion di dollari e nasconderlo sotto il tappeto. Eccolo qua. L'unico modo che ha lo Stato di rifinanziarsi è attraverso oggi una nuova tecnologia che permetta di prendere quel debito e infilarlo letteralmente in tasca alle persone che come idioti non hanno idea di che cosa stanno mettendo appunto in tasca. Tutto qui, che non vuol dire, attenzione, non comprare le stablecoin sono il demone assoluto, no, è semplicemente comprendere che cosa ho là per le mani, cioè che cosa sto utilizzando, che strumento sto utilizzando, comprendere che quella stablecoin è di fatto dollaro. Le due cose ora coincidono, sono la stessa cosa, quindi le sto utilizzando sì, consapevole di però come funziona il meccanismo dietro. Di fatto non mi cambia assolutamente nulla in termini di quello che sto utilizzando. Dov'è che cambia? Beh, per i rischi associati, e tra poco ci arriviamo, quindi stai un attimo ancora lì in attesa, perché ora arriviamo al pezzo più importante in assoluto, che appunto che diamine frega a noi di tutta sta robetta qui. Prima di vedere questa parte qui, vediamo che cosa. Quella che per me è la parte più interessante e allo stesso tempo più irritante di tutta questa vicenda. Quel profitto di Tether che abbiamo mostrato prima, quei 10 miliardi di profitto, da dove arrivano? Abbiamo detto che il business model di Tether è una cazzata, cioè è semplice, veramente semplice. Qui abbiamo Tether che fa praticamente da intermediario tra lui e il governo degli Stati Uniti. Come? Arrivo io, bello baldo, a chiedere a Tether USDT, Tether mi dà un USDT, tac, e io gli do $1 in qualsiasi valuta di controvalore. Tether prende questo dollaro e lo va a mettere in treasury americani, quindi qua ci va a finire il dollaro. Questo dollaro produce un interesse, per esempio un 4% annuale. Tether colleziona tutti questi interessi e si costruisce la sua bella montagnetta, stile zio Paperone,
e ci nuota dentro alla facciazza di tutti gli altri. Questo è il business model di Tether. Quindi raccolgo tipo una pala, raccolgo miliardi e miliardi e miliardi di dollari dalla gente comune, dandogli una valuta digitale che può usare per comprarsi cripto, per fare quello che diamine gli pare. Poi prendo quei soldi e li vado a mettere dentro i treasury americani che mi pagano interessi. Grazie treasury, mi hai pagato l'interesse. Io divento più ricco dando un servizio alle persone comuni, che è appunto quello dell'utilizzo della sua stablecoin. Semplice semplice. Un business veramente facile. Ecco perché gli servono pochi dipendenti, per lo più sviluppatori, e a margini così elevati. Ecco come fanno 200 dipendenti ad avere un fatturato di 10 miliardi, che significa che ogni dipendente gli produce almeno 60 milioni di dollari. Clamorosa sta roba qui. Comunque, se facciamo due conti, no, giusto i conti della serva, sappiamo che Tether oggi ha un bellissimo 141 miliardi in treasury americani, a un tasso del 4,5% annualizzato attuale. Tether si mette in saccoccia circa 6,3 miliardi di dollari totalmente passivi, semplicemente per aver dato questo USDT e aver usato in leva il denaro della gente appunto per generare interessi. Queste sono entrate totalmente passive di Tether, non ha dovuto fare nulla se non emettere appunto il suo USDT, tenere un po' d'occhio tutto il sistema e via. Poi i restanti 4 miliardi più o meno che ci sono, da dove arrivano? Arrivano da commissioni, tassi di cambio e tutte quelle robe là che ovviamente vengono applicate. Circle funziona in modo leggermente diverso, nel senso che è più trasparente, più orientata a una compliance regolatoria migliore, diciamo è più trasparente rispetto a Tether, ma più o meno il meccanismo è lo stesso. Poi ha un po' di inciucci anche con Coinbase, con cui condivide anche parte dei ricavi, e tecnicamente se hai USDC in determinate piattaforme hai probabilmente anche degli interessi. Una parte di questi interessi viene ridistribuita. Tether non li ridistribuisce. Lo so che ci sono gli earning sugli exchange, ma lì è un'altra roba perché stai prestando liquidità all'exchange. Sono due cose diverse. Il meccanismo comunque di base di funzionamento è praticamente lo stesso. Abbiamo detto perché bisognerebbe utilizzare sto USDT, che cazzo me ne frega, c'ho il dollaro, uso quello. Perché devo usare il USDT? Comodità più che altro per comprare sul mercato cripto, parcheggiare liquidità in attesa di investire nel mercato, fare trading. Sì, questa è la parte più piccola. La parte più grossa, la grande fetta di mercato è, come dice Tether, quella del terzo mondo o di tutta quella parte di paesi che hanno una valuta che fa letteralmente cagare, che si svaluta magari del 40% in un anno e la gente si è rotta i coglioni, perché ci sta che ci si rompe i coglioni, di farsi il culo per lavorare e poi vedere dopo 3 mesi, 4 mesi aver perso potere d'acquisto. I prezzi salgono sempre di più, ti tengono col cappio alla gola e allora volevano dollari. Peccato che non possono andare negli Stati Uniti e dire Ciccio, guarda, arrivo dall'Argentina, vorrei dollari. Gli Stati Uniti dicono vai, col cavolo che te li do. Ti serve chiaramente un conto bancario, ti serve tutto una serie di cose che per persone che letteralmente vivono la giornata non è proprio il massimo. Queste persone però hanno che cosa? Hanno una roba tipo questa, un telefono, e hanno anche una connessione internet. Quindi entra in gioco Tether, che ti dà la possibilità di parcheggiare il tuo denaro in dollari, che si svaluta molto meno rispetto alla tua valuta del tuo paese che fa schifo. Quindi tu cosa fai? Guadagni nella tua valuta locale. Tether, tieni, dammi gli USDT. Si tengono gli USDT in portafoglio e se li tengono lì, magari su qualche exchange, cose, guadagnano pure qualcosina di interessi, se li tengono lì. Fine. Hanno tecnicamente guadagnato perché nella loro valuta si svaluta. Hanno preservato il proprio potere d'acquisto. Questo è il main focus, il servizio più importante di Tether. Ecco per chi è Tether qua sul mondo, tecnicamente. Concettualmente, anche se le persone vedono Tether come un utility, quindi io lo compro, lo uso per determinati fini, in realtà agiscono un po' come un deposito bancario, perché io ti do il mio denaro, quindi sto depositando denaro, ho un ticket, un controvalore, qualcosa che attesti che io ho depositato quel denaro e si chiama Tether, un ticket che però posso scambiare anche con altre persone o posso utilizzare per comprare e che loro a loro volta possono tornare a Tether e redimere per la valuta che hai nel tuo stato. Quindi funziona un po' come un deposito bancario, solo che la banca ha la FDIC, che è la supervisione, la Fed, che è la supervisione, meccanismi di protezione dei depositi. Tether che cos'ha? Zero. Niente di tutto ciò. Solo ed esclusivamente fiducia verso una compagnia privata registrata ad Hong Kong e nelle Isole Vergini. Tutto qui. E arriviamo quindi alla parte più importante, quella che ti ho già detto prima, cioè quella dei rischi. Perché i rischi ci sono, cazzo se ci sono. Tu dici, ok, va bene, il biondino Trump e gli Stati Uniti piazzano il loro dannato debito in tasca a noi, ok, cosa succede? Devo pagargli qualcosa? No, uso i miei dollari, uso le stablecoin e pazienza. Sì, questa è la parte 1, quella che di fatto a noi cambia poco. La parte 2 è quella invece che coinvolge proprio i rischi. Nel video precedente li ho analizzati, ora li approfondiamo uno per uno. Il rischio numero 1 è questo qua e si chiama concentrazione. Concentrazione. Guarda come scrivo bene. Fa schifo, però ragazzi, fidatevi, là c'è scritto concentrazione o qualcosa di simile. Tether da sola oggi detiene il 64% di market share, quindi di capitalizzazione di mercato, di volume dell'intero mondo di stablecoin basate sugli USA.
e dell'intero mondo in realtà di stablecoin e detiene da sola 141 miliardi di dollari di debito americano. Se Tether avesse, per esempio, un problema regolatorio, un attacco hacker di dimensioni bibliche, una crisi di liquidità perché in troppi contemporaneamente vogliono fare un redeem, vogliono dirti Tether io ti ridò questo e tu mi ridai i soldi che ti ho dato, ecco, per qualsiasi di questi motivi Tether a un certo punto dovrebbe necessariamente, per restituire quei fondi, andare a vendere questi treasury qui. Vendere questi treasury qui sul mercato, ora sono 141 miliardi, non sono tantissimi ma sono tanti. Un domani, se effettivamente ci aspettiamo un per 10 del mercato, visto che il vecchio caro buon Scott ci dice che dovremmo raggiungere una capitalizzazione di 3,7 trillion da quella attuale di 286 billion, quindi qua c'è un per 10, allora potenzialmente questi 141 potrebbero essere tra un po' un bel trillion di dollari. Quindi quanto il Giappone oggi. Ebbene, se a un certo punto Tether fosse costretta, perché è costretta, a vendere tutti questi treasury insieme, cosa succede? Cosa succede ai mercati obbligazionari? Cosa succede ai tassi di interesse? Cosa succede al dollaro? Te lo dico in una parola sola. Caos. Succede un fottuto caos. E questo perché non parliamo di uno Stato che vende, ma parliamo di una società privata che si porta dietro tutti i rischi di una società privata, come per esempio un fallimento. Oppure in questo caso tante persone che fanno una bank run, che vanno lì a Tether e dicono «Uè Ciccio, mi ridai i soldi per favore». E Tether magari non ha abbastanza cassa per ridare soldi a tutti contemporaneamente, quindi o blocca le fuoriuscite, quindi dice no, non te li do, torna più tardi, oppure vende treasury e li dà. Vendere treasury significa innescare un meccanismo nel mercato che va a riportare tutto il debito da dove era prima, che era posizionato. Gli Stati Uniti dicevano meno male, minchia, ho riposizionato il debito da qualche parte visto che gli stati stranieri non lo vogliono più, però Tether tac te li rilancia in faccia e a quel punto lo Stato dice no cavolo, mi stai ridando il debito, devo ripiazzarlo, quindi di nuovo alzi i tassi e li fai esplodere, e se fai esplodere i tassi è un bel casino, perché significa mutui più pesanti, quindi più alti, significa che a cascata rallenta l'economia e tutta un'altra serie di cose che cacchio sono pesanti. Ecco cosa succede, questo è un rischio importante. Secondo rischio, la giurisdizione. Quindi andiamo sulla lavagna e andiamo a segnarci il secondo rischio, la giurisdizione. Tether, abbiamo detto, oggi è registrata nelle isole Vergini Britanniche, non in America, non in Europa, ma nelle isole Vergini Britanniche, che in altre parole, per chi non conosce un po' come funziona il business, paesi di registrazione, sono abbastanza un paradiso, nel senso che se tu fai una truffa e la vai a registrare nelle isole Vergini Britanniche, tecnicamente riesci a fare la truffa. Se lo fai in Italia ti beccano ancora prima di aver registrato il tutto. Non vuol dire che Tether sia una truffa, vuol dire però che le isole Vergini Britanniche sono molto lascive in questo, cioè lasciano molto fare, ergo non è proprio il top a livello nostro, no, di sicurezza. Tra l'altro il Genius Act impone delle appunto regole per chi opera sul territorio americano. Tether però tecnicamente è fuori da questa giurisdizione diretta e questo crea una simmetria enorme tra la sua importanza sistemica, perché così, perché è fondamentale, ha il 64% del market share, quindi è importantissima, e il grado di controllo reale del governo degli Stati Uniti che può esercitare su di lei. Quindi oggi tecnicamente Tether può essere estremamente, anzi è estremamente utile se il piano del Genius Act andasse in porto. È un cavallo di Troia potentissimo per gli Stati Uniti, ma un cavallo di Troia su cui gli Stati Uniti non hanno così controllo qualora succedesse qualcosa. E questo è un po' un problema, è un rischio. Perché un conto se fossero con sede a New York, dove gli Stati Uniti possono stare lì col fiato sul collo, no? Tipo parassita. Però in questo caso non possono farlo ed è appunto un rischio. Altro rischio importante, 3, Terra Luna. Il precedente di Terra Luna. 60 miliardi bruciati in 3 giorni. Come ho già detto, Tether non è algoritmica, ma è fiat-backed, quindi il meccanismo è molto diverso, ma il principio di fondo era lo stesso, abbiamo detto, cioè la fiducia. E quando quella fiducia in quella stablecoin si rompe, arrivano i problemi, perché corsa agli sportelli veloce, le persone vanno lì e dicono no Tether, ridammi i soldi. Tether non riesce a ridare magari tutti i soldi, vende treasury e succede tutto quello che ti ho detto già prima. Ci sono già stati dei casi in cui Tether non riusciva, aveva perso quello che si chiama il PEG, cioè l'ancoraggio 1-1 col dollaro. Cioè ad esempio tu oggi dai $1 di qualsiasi valuta a Tether ti dà un controvalore di $1 in USDT, però tu immagina se quel dollaro che ti ha dato perde il suo collegamento per qualsiasi ragione, il suo PEG si chiama, con quel dollaro che tu gli hai dato rispetto all'USDT che hai ottenuto. Ci sono stati casi in cui magari è sceso a 0,95, 0,94, 0,96, quindi ti do $1 ma tu mi dai 0,96 indietro. Ecco, può succedere ancora, generalmente succede e poi si regola in automatico, cioè ritorna su velocemente, però qualora succedesse, come è successo a Terra Luna, che quel PEG si rompe, allora lì si parla di miliardi di perdite. Questo è un rischio, perché? Perché
Tether non può stampare denaro, la Fed può stampare denaro, Tether no, Tether è una società privata e dare tutto questo potere monetario in mano a una società privata è cazzo se è un rischio. Sì che è un rischio, quindi è vero che io col mio Tetherino in tasca che compro i miei bitcoin, le mie cripto, non percepisco questo rischio, non percepisco questo debito che mi viene collassato addosso, però è un rischio estremamente elevato, perché significa prendere un debito enorme degli Stati Uniti e non accollarlo a chi può stampare denaro, la Fed, ma accollarlo ad una società privata o a società private, perché questo chiaramente non è che tutto va a Tether, no. Da qui si inizieranno a creare tutta una serie di piattaforme che permettono di fare questo. Probabilmente, come ho detto anche in diversi video passati, la tua Amazon o i tuoi account, le Tesla piuttosto che Apple, tutta sta roba qui, tutte ste grandi company, probabilmente permetteranno di fare una roba del genere. Quindi utilizzeranno treasury, si accolleranno il debito degli Stati Uniti, dandoti le loro valute virtuali, digitali, chiamale come vuoi, che ti danno sconti, ti danno chissà che cosa, in cambio però succede questa roba qui. Significa trasformare il dollaro, che attualmente è privato, nel senso che viene stampato, viene creato da una società praticamente privata, la Fed, che non è però un organismo totalmente privato, è paraprivato dico io, perché un po' di pubblico c'è, è vero che il pubblico è piccolo rispetto alla quantità di privato, però in un certo senso deve rispondere per determinate cose al governo, quindi almeno un minimo di controllo, ma proprio un minimo c'è. In questo caso no, si passa direttamente alla valuta privata, si passa direttamente a quel futuro distopico dove ci sono tante big tech che sono tecnicamente i governatori del mondo. È assurdo, però questo è quello che c'è sul tavolo e questi che ti ho mostrato sono i rischi. Quindi cosa facciamo adesso con queste informazioni? Perché ora se gli dici ok Stefano, fighissimo quello che hai detto, bello tutto, ma che me ne faccio? Cioè che devo fare? Capiamo le implicazioni di tutto questo. Abbiamo diversi scenari. Scenario A, il piano funziona, quindi Genius Act entra in vigore, funziona tutto come deve, le stablecoin entro il 2030 raggiungono i primi 3,7 trillion e poi da lì in poi iniziano a crescere esponenzialmente. Tether e Circle comprano letteralmente trillion di treasury americani, il dollaro rimane forte, quindi nel contesto digitale continua a dominare come valuta di riserva mondiale, ma semplicemente trasposto da carta a digitale. Quindi cosa succede? Che più titoli vai a posizionare, quindi più domanda c'è di debito, perché a questo punto si tratta, come ho detto, sostanzialmente di prendere il debito americano e distribuirlo nel più grande mercato che c'è, cioè quello consumer. Quello delle persone comuni che in realtà comprano debito senza saperlo, ma tramite un intermediario che è appunto USDT, USDC, tutte le varie stablecoin. Quindi loro utilizzeranno delle valute digitali per fare le loro spese, il denaro famoso digitale. Utilizzeranno quelle valute, ma in realtà si sono accollate di fatto debito. Oggi noi consumatori, noi persone comuni, come facciamo ad avere debito americano? Dobbiamo comprare obbligazioni americane. Ma se tu vai dal tuo pescivendolo e gli chiedi se ha comprato obbligazioni americane, lui ti dice che vuoi. Se tu vai dal panettiere e gli chiedi se ha comprato obbligazioni americane, lui ti dice vuoi una ciabattina o vuoi un puffetto? Se tu vai oggi da chiunque là fuori, ma anche dai grossi imprenditori, non è che tutti hanno obbligazioni, non funziona così. Ecco, in questo modo però lo Stato, il governo, riesce a piazzare in tasca quel debito senza che la persona neanche lo sappia. Questo quindi aumenta esponenzialmente la domanda. Oggi la domanda di debito per gli Stati Uniti sta crollando. Perché? Perché quella domanda viene generata da tre parti. 1. I retail, la persona comune e gli investitori, fondi di investimento e così via. 2. Gli stati stranieri, Giappone, Italia, Francia, Cina e così via. 3. La Fed, che stampa sostanzialmente quando va ad aumentare e ridurre il suo bilancio, sta comprando e vendendo sostanzialmente titoli di Stato americani. Questi sono i tre finanziatori. Tutti e tre oggi stanno finanziando di meno. Finanziare di meno quindi significa meno domanda, uguale, come faccio io a piazzarti quel debito in tasca? Devo renderlo un incentivo, cioè ti devo incentivare a comprarlo per aumentare la domanda. Quando le persone fanno no, non lo vogliamo il debito, e se ti dessi il 5%? Parliamone, riporti la domanda. Questo è il gioco, quindi quando la domanda cala aumentano i rendimenti, ma quando aumentano i rendimenti significa mutui più alti, prestiti alle aziende più alti, credito consumer, quindi carte di credito, queste cose qui, più alti, quindi cresce tutto. Di conseguenza, se crescono i rendimenti, però cresce anche la quantità di soldi che lo Stato, in questo caso gli Stati Uniti, devono pagarti su quegli interessi. E non si può tenere a lungo questa situazione qui, come quella attuale, con tassi del 4,5%. Cosa fare? Bisogna aumentare la domanda. Se io aumento sostanzialmente il mercato, aumento quindi la domanda, allora posso permettermi di abbassare i tassi, quindi il ritorno. Abbassare il ritorno significa mutui più bassi, tutto più basso, cioè tutto ciò che riguarda il prestito più basso, meno soldi che io devo andare a piazzare lì col debito, quindi rifinanziamento, quindi gli Stati Uniti diventano piano piano più solventi, migliora la loro situazione finanziaria, però avere più domanda significa che possono permettersi per esempio di tagliare ulteriormente quei tassi creando ancora più debito.
perché crei più debito, aumenta la domanda, quindi riduci i tassi, quindi i prestiti diventano appunto più economici, di conseguenza le aziende si indebitano, c'è più crescita, c'è più occupazione e c'è un rilancio dell'economia. Quindi di base il sistema, il Genius Act, se entra in vigore esattamente come abbiamo mostrato, allora ci porta sì il debito in tasca, ma ci porta anche un incentivo per diversi punti di vista, sempre collegati al credito. A patto però, questo diciamo è la parte positiva, la parte negativa, qual è? La parte negativa è tutto il rischio che abbiamo dietro. Quindi tutta quella roba lì che abbiamo visto, quello è un dannatissimo rischio, perché di fatto significa concentrare e privatizzare. Scenario 2, qualcosa va storto, una delle grandi stablecoin perde fiducia per qualsiasi tipo di motivo o ragione, tutto crolla e quindi c'è l'inversione. Questa domanda di colpo crolla perché la gente va agli sportelli, si ritira il denaro, quindi se la gente va a ritirarsi il denaro da Tether, per esempio, dice no, ridammi i soldi, se dice ridammi i soldi, Tether vende dei treasury, ma se vende treasury vuol dire che la domanda va a scendere, cala. Meno domanda significa che lo Stato deve per forza alzare gli interessi, quindi la rendita di quella roba lì. Alzare i tassi significa di nuovo mutui più alti, bla 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 bla, rallentamento economico, disoccupazione e tutta sta robetta qua di cui abbiamo già parlato. Cosa fare? Beh, se dobbiamo proprio utilizzare le stablecoin, cerchiamo di, uno, non usare la stessa stablecoin, quindi non mettere tutto su USDT o tutto su USDC, ma sparpagliamo un po' su USDT, USDC, ma per carità non andare su stablecoin troppo esotiche, rimani sulle top di mercato perché sei un po' più tranquillo. 2, tenere d'occhio la situazione fino a gennaio 2027, vedere come evolvono gli utili. Basta che mi segui, ti iscrivi al canale, attivi la campanella delle notifiche perché sennò non ti arrivano le notifiche quando pubblico gli aggiornamenti e avrai tutti gli aggiornamenti del caso di quello che succede, che ti porto appunto ogni volta che ci sono. Poi il nostro obiettivo dovrebbe essere guadagnare, ma mentre nel mondo degli investimenti ci si può aspettare tanto in termini di ritorno, nel mondo della liquidità generalmente gli interessi sono estremamente piccoli, a meno che non si alzi leggermente il livello di rischio per ottenere ovviamente interessi più elevati. Personalmente ho alzato questo livello esponendomi al mondo dei prestiti, in particolare il P2P lending, cioè prestare denaro a privati o business. Ci sono un sacco di piattaforme là fuori, ne sto provando diverse, tra queste i5 è quella che mi sta colpendo di più. Beh, perché è molto flessibile, quindi mi permette di contrarre prestiti a partire da 30 giorni, quindi in un mese puoi avere indietro il tuo denaro che hai prestato più gli interessi generati. Gli interessi sono effettivamente elevati, stiamo intorno a un range di un 12-13% annualizzato. Comodissima, perché io posso creare dei bot automatici tipo quelle che stai vedendo qua, che molto semplicemente mi permettono di fare che cosa? Beh, di automatizzare proprio il processo. Quindi io gli do un nome, la posso chiamare Pinco Pallo come voglio io, portfolio sites, quindi quanto del capitale totale che ho caricato sulla piattaforma voglio dedicare qui non per forza devo usare tutto il capitale, posso usarne anche solo una parte, investment sites, quindi quanto mettere per ciascun investimento, originators, quindi chi presta, io vado a selezionarli tutti proprio perché voglio sparpagliare il debito. Ovviamente sparpagliando il debito il rischio è più basso di fallimento di una singola entità. Clicco crea investment portfolio e boom, la nostra automazione è creata. E poi stanno integrando un mercato secondario che dovrebbe essere disponibile a partire da settembre e che permette di fare che cosa? Beh, mi permette di liquidare i miei prestiti prima della scadenza. Qui non sono obbligato ad aspettare la scadenza, cedendoli sostanzialmente ad un altro utente in piattaforma. Un'altra soluzione comodissima per avere velocemente il proprio denaro indietro qualora ci servisse, non doversi appunto obbligare con termini lunghi. Parliamo comunque di termini minimi che partono dai 30 giorni e parliamo di investimenti minimi che partono da 10 euro per ogni prestito, quindi assolutamente alla portata di chiunque. Alle spalle di questa piattaforma c'è una realtà tech consolidata e molto forte e questo ci dà sicuramente più sicurezza e rischi minori di fallimenti o di problemi vari che generalmente si hanno quando ci si posiziona nel P2P lending. Questo è quanto. Io ovviamente non sono un consulente finanziario, ti lascio qua sotto il link, dagli un'occhiata, analizzalo, insomma fai tutte appunto le tue analisi e tra l'altro con questo link che ti ho lasciato qua sotto per i primi 30 giorni di utilizzo della piattaforma hai un 1% bonus su tutti gli interessi che vai a generare. Quindi qua sotto il link e ricordati dopo averla provata di farmi sapere che cosa ne pensi. E ora torniamo al nostro video. Smetti di considerare le cripto come una questione di roba un po' oscura, roba che non mi convince. Oggi la finanza tradizionale e le cripto si sono già fuse. A partire dagli ETF, a partire da tutte queste normative che stanno uscendo, i due mondi si sono già fusi. E prima lo comprendiamo, prima capiamo che cosa succede là fuori, quali sono gli scenari a cui possiamo andare incontro e quindi come pararci il culo noi, nella pratica. Perché poi è sempre quello il discorso. Il discorso è che sta gentaglia incravattata fa il cazzo che vuole a nostre spese. Se la cantano e se la suonano con il loro dollaro, le loro cose, alziamo i tassi, abbassiamo i tassi, la disoccupazione, l'occupazione e qui e lì. Loro fanno tutto il loro teatrino, ma alla fine chi ne paga sempre le conseguenze chi è? Io? Te, le persone comuni. Se siamo consapevoli
di ciò che fanno, come si muovono o come hanno intenzione di muoversi, ecco che abbiamo un vantaggio. E quel vantaggio lo possiamo usare quantomeno per proteggerci poco, anche solo poco, da quelle che sono le loro manovre. Perché, ti svelo un segreto, queste manovre che fanno non sono mai manovre per noi persone. Ce le spacciano come aiutiamo il popolo, aiutiamo le persone, aumentiamo l'occupazione, cazzate varie, ma quello che loro interessa sono quanti dindi mi stanno entrando, quanti dindi mi stanno uscendo. Agiscono e pensano come un'azienda, non gli interessa il bene tuo. Gli interessa il bene tuo per prendere voti. E quella è l'unica cosa che gli interessa. Gli interessa il bene tuo affinché tu stia decentemente per poter spendere e produrre per loro. Fine. Questa è la realtà. È cruda, lo so, ma è così. Quindi il mercato delle stablecoin oggi vale 286 miliardi di dollari. Si stima che entro il 2030 varrà 3,7 trillion di dollari. Tether, una società da sola, possiede 141 miliardi di dollari di debito americano. È il 17° creditore più grande al mondo, creditore degli Stati Uniti. Le stablecoin fiat-backed funzionano che prendi i soldi da te in tasca, ti do uno scontrino che è un token e prendo quei soldi, li investo nei treasury e guadagno. Punto. Così Tether, una compagnia con meno di 200 dipendenti, si è intascata 10 miliardi di dollari di profitto netto nel 2025. Tutto questo ha un tallone d'Achille. Queste sono società private. Non sono regolamentate come le banche e se collassassero le conseguenze sistemiche sarebbero enormi. Il codice sorgente del dollaro si sta oggi riscrivendo proprio davanti ai nostri occhi. Prima era l'oro, il secondo capitolo il petrolio, il terzo capitolo potrebbe essere il mondo delle cripto, in particolare le stablecoin. Non perché siano belle e brave o perché la blockchain sia tanto utile, ma sostanzialmente perché qualcuno ha 39 trillion di dollari di debito sul groppone e quel qualcuno non sapeva più a chi cazzo bussare per piazzare quel debito. Fammi sapere la tua qua sotto nei commenti, mi raccomando condividi questo video perché è importante che le persone, soprattutto qua in Italia, capiscano cosa sta succedendo nel mondo. Perché qua sono tutti dentro la loro scatola, nessuno sa come funziona questo mondo, nessuno sa che cosa a livello finanziario bolle in pentola. E poi arrivano un domani a piangere dicendo oddio io non lo sapevo. No, lo sai, basta che guardi. Quindi condividi veramente con più persone, con più familiari possibili questo che ti ho appena mostrato, perché gli tornerà utile. Ti lascio anche qua il video di cui ti ho parlato, se ancora non l'avessi visto, il video precedente a questo, e un altro video, forse un po' distopico, ma che va a collegarsi proprio a quanto abbiamo visto adesso. Qua sotto invece, come sempre, il bollino per iscriversi. Basta che lo clicchi e clicchi iscriviti e ti sei iscritto al canale. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.